Buongiorno amici, stamattina è veramente un buongiornissimo, tappa notturna da paura qui ai bordi dello Stockdale Lake. Finalmente tante soddisfazioni dopo aver attraversato Oklahoma, Kansas, Nebraska, arrivati qui in South Dakota, finalmente ritroviamo i nostri paesaggi preferiti come se fossimo in Canada. Buongiorno, qua è dove ho portato la sera a dormire questa notte. Un altro, come dicono i veri youtuber, spottino, un'altra location super, iper, ultra toppissima. Ma sei un posto là qualunque, cosa dici? Dai, c'è un posto così, lo trovi ovunque. Solo che mi sono dimenticata i pattini per andare a pattinare sul lago ghiacciato. Io non ho parole, ma dove t'ho portato? Ma facciamolo vedere per bene. Prima di affrontare questa dura giornata al Custer State Park e al Crazy Horse. È una vita di stenti, amici. Vai a farti il caffè, andiamo che poi partiamo. Continuiamo la visita alle Black Hills in South Dakota. Il buongiorno stamattina attraversando un paesaggio bellissimo, proprio in mezzo alla foresta, tra praterie e foresta. E se il buongiorno si vede dal mattino, Giornata spettacolo anche per il clima e il tempo, oggi bellissimo. dove ti porto, signora? Dove vuole che la porta il suo Ambrose oggi? Nella mia lista dei desideri di oggi ho spuntato il Custer State Park e il famoso Crazy Horse che non abbiamo fatto in tempo a visitare ieri dopo il Mount Rushmore. Praticamente vi stiamo già spoilerando tutto il video. Se non vi interessano questi due posti, ciaone. Spettacolo di bosco, cioè che cambiamento veramente, sto qua, siamo ancora vicini al Wyoming, al confine con il Wyoming, guarda. Comunque questa Black Hills Forest è tanta soddisfazione. Bellissimo, era veramente troppo che non vedevamo così foreste, alberi di questo tipo. Stiamo guidando sulla Iron Mountain Road. Montagna di ferro. Esatto, la strada della montagna di ferro. Prima picnic area trovata con 1, 2, 3, 4, 5 montagne, non so bisonti, sono montagne sciallati vicino al tavolino. Vedi che poi io non è che me le vado a cercare, me li trovo, così cosa faccio adesso? Non li vado a salutare? Ma queste sono montagne, non so bisonti, oh. Prima uscita della giornata in versione domatrice. Vado.
Il parco statale Custer ha una superficie di 287 km² e ospita una mandria di 1500 bisonti. Qui amici continua la sagra del bisonte, ormai in ogni dove. Cambio di pilota, perché tanti di voi hanno detto no, la sera è toppissima al volante, eccetera eccetera. Ora la faccio guidare sempre a lei. Wow! Questa Wildlife Loop Road nel Custer State Park ci sta dando delle soddisfazioni. Quindi andiamo avanti, abbiamo già visto bisonti, abbiamo già visto i deer, che sono cervi dalla coda bianca, white tail. Poi più che coda c'hanno il sederino bianco. Lì sono proprio quelli sulla strada, pazzesco. C'è una mandria a sinistra, una mandria di fronte E quell'altro attraversa la e quell'altro strada. che attraversa la strada. Aspettami che arrivo. Siamo circondati, da una parte bisonti, dall'altra parte burrichelli, nonché asinelli, dall'altra pecore di montagna. Poi altri bisonti. Mamma mia, fermi ad aspettare che ci facciano passare. Non ci credo, non ci credo. Prego. Potete credere. Ce l'abbiamo sul finestrino laterale. Ah, che brutti denti che ha. Ed oggi Ale è il domatore di burros. E quindi stavamo dicendo che questa strada qualche soddisfazione ce la sta dando, dai, Visita inaspettata, anzi che facevano autostop in mezzo alla stradina sterrata, una mandria di burros, di asini, asinelli. Sì, però sono wild donkey, cioè Però- sono asini selvaggi, Voleva entrare dentro il cingone. Uno spettacolo. Cioè proprio mi ha dargli- fatto vedere tutto il suo sorriso d'Urbans. Potevi dargli un bacino. Magari. Ah, Magari era buona idea. un'asinella, Eh. una wild donkey girl. Hai visto? Te che dici, bisonti, bisonti. Infatti aveva appena detto Wild se vedessimo donkeys. qualcosa diverso dal solito bisonte.
e dopo aver lasciato Custer, il Custer State Park, i suoi bisonti, ricambio di pilota. esatto, i suoi bisonti, i suoi wild burros, i suoi asini selvatici che fra un po' si invitavano da soli a mangiare sul cingon, entriamo ancora e si vede già qua di fronte a noi Crazy Horse Memorial, il riconoscimento a uno dei capi Lakota Sioux più importanti della storia, insieme agli altri. Sai quali erano, Sere, gli altri capi mitici dei Lakota Sioux? Toro Seduto e Orso Sdraiato. Ma no, Toro Seduto, dai. Nuvola Rossa, insieme chiaramente al mitico Crazy Horse Cavallo Pazzo che guidò gli Sioux nella epica battaglia contro il 7° Cavalleggeri dei nordisti di Little Big Horn. È storia sta roba qua, è storia. Ci eravamo interrotti un po' bruscamente prima, anche perché ci siamo messi a parlare. In 448 siamo già arrivati all'interno del Memorial del Crazy Horse e arrivando già al parcheggio è veramente un'enormità questo monumento. Quello che veramente impressiona è proprio il fatto della visione di Ziolkowski, ossia dell'autore originario del monumento praticamente, perché cioè, pensate, i lavori sono cominciati oltre 70 anni fa e sono ancora a questo punto. Come hanno detto sia appunto l'autore, sia lo scultore, sia la tribù Lakota Sioux, questo deve essere un monumento che non ha tempo, che verrà apprezzato da generazioni e generazioni a venire. Quindi il tempo, le generazioni che passeranno prima della fine, del completamento di questo monumento non ha assolutamente nessuna importanza. Quindi 70 anni, ci saranno almeno 200 anni. Una delle cose particolari della storia di Cavallo Pazzo è che Cavallo Pazzo non è stato il nome originale appunto di questo famosissimo capo indiano. Il primo nome di Cavallo Pazzo è stato Funny Hair, ossia capelli buffi. Infatti era stato chiamato in questo modo proprio perché la sua capigliatura era prima di tutto castana e non nera, come il 100% DNA di nativi americani, ma più castana e con i capelli più mossi. E adesso entriamo nel teatro numero 2 del Welcome Center a vedere un breve filmato informativo su quello che è appunto il Crazy Horse Memorial. A few moments later. Siamo appena usciti dal piccolo teatro e abbiamo visto questa specie di documentario introduttivo a quella che è stata la storia del Crazy Horse Memorial. Assolutamente consigliato di vedere se per caso veniste qua. Prima tappa in assoluto per cominciare a entrare in quella che è stata la visione sia della tribù Sioux che dello scultore. Veramente vedere questo documentario perché fa venire la pelle d'oca veramente. All'interno del museo si trovano veramente tantissimi reperti, tantissimi ricordi, a partire da fotografie storiche dell'inizio dell'accordo fra il capo indiano Standing Bear, orso in piedi, e lo scultore Ziolkowski. Veramente a fotografie del tipo la prima picconata, prima dell'inserimento della prima carica di esplosivo per far saltare le prime rocce, a come si presentava la roccia qua, dove poi sta avvenendo la costruzione di questa incredibile scultura. E qua addirittura si possono prendere e portare a casa pezzetti di roccia della montagna sacra delle Black Hills, dove si sta costruendo il memoriale di Crazy Horse.
che facciamo? Ne approfittiamo, no? Ce ne portiamo un pezzetto a casa? Direi proprio di sì. E usciti dal museo possiamo vedere qui dietro il modello in scala di quello che sarà realmente il Crazy Horse, quindi tutta l'opera una volta finita di scolpire la roccia. Do we pay you? Paghiamo $4 a persona per il semplice tragitto dal parcheggio fino alla base del monumento. Sì, perché cosa fai? Vieni fino qua e poi lo guardi da lontano dal parcheggio? Un bello spartano per arrivare ai lavori in corso. School bus abbastanza datato, Bello spartano. Le ha fatto 2 chiacchiere con l'autista indiano che certo. Ovviamente ci porta lì sotto. Dire che la geografia la sa bene. Ha detto: di dove siete? Italia. Ah, grande Sud America. Io ho detto, magari Europa? E lui ha detto, sì, Europa, hai ragione. Pensate, per dirvi i valori dello scultore, dell'artista di quest'opera, e che poi anche quello che ha lasciato detto che tutt'oggi si tramanda esattamente sui volantini di ingresso al monument. Una scritta dice: "Never forget your dreams", quindi non dimenticare mai i tuoi sogni. Tant'è vero che questa persona e tutta la sua famiglia di 10 figli hanno lavorato una vita intera assolutamente in forma gratuita, senza retribuzione, proprio perché credevano immensamente in questo progetto. E quest'anno, tra l'altro, c'è anche la ricorrenza del 75esimo anniversario dall'inizio dei lavori al Memorial. But now they're taking huge slices at a time. That's why this is moving a lot faster. They get as much work done in a day as they take in weeks. Really? How many people work? They got a crew of 11 full-time, but the summertime crew, they got the total crew is 18, but the full-time working in wintertime, all that is 11 guys. We're hoping if we get that top part done, we'll see an increase. Mount Rushmore gets 3 million people a year. We get just 1 million. But if we get that top part done, we're hoping we'll see an increase. La nostra guida sul bus, nome indiano da bambino C'è, ovvero sia bambino piagnone, datogli dalla sua nonna, appunto nativa americana, ci ha detto che adesso i lavori vanno veramente molto più spediti rispetto a quello che sono andati in questi ultimi 75 anni. Quindi progettano che nel giro di 15 anni la testa con i capelli di Crazy Horse sarà completata unitamente al suo braccio e alla testa del cavallo. Conoscere la storia, lo spirito di questa popolazione è veramente una cosa senza prezzo. L'ascoltare i nativi americani che ti raccontano la loro storia è una cosa bellissima, affascinante veramente. Nonostante il monumento non sia ancora terminato, quello che c'è dietro questo monumento fa sì che questa scultura sia veramente così tanto voluta da farlo veramente diventare una cosa più che epica. Loro sperano che dal 1 milione di visitatori che stanno avendo
in questi periodi, quando ancora la scultura non è terminata, nei prossimi 15 anni, quando ci sarà un avanzamento particolare della stessa, il numero dei visitatori possa aumentare notevolmente. Io personalmente la consiglio molto di più rispetto alla visita del Mount Rushmore, perché l'opportunità di ascoltare le storie direttamente dai nativi americani è una cosa veramente priceless. Se avrete l'occasione di venire e di viaggiare in queste zone, non perdete assolutamente la visita al Crazy Horse Memorial. Cosa non si fa per far vedere qualcosa ai nostri amici? Nel tragitto tra le Black Hills e Sioux Falls abbiamo trovato un altro posto che nessuno conosce. A riprova veramente da quanto è forte la tradizione e la cultura dei nativi americani, anche qua a Chamberlain, lungo la I-90, quindi la Interstate 90 in direzione est. Esattamente sopra il Missouri River. Esatto. Abbiamo trovato questa statua bellissima raffigurante una donna indigena delle tribù dei Lakota o dei Dakota, che sono le tribù che maggiormente hanno abitato questa zona, ovviamente del Sud Dakota. Il nome dell'opera è Dignity of Earth and Sky, la dignità della terra e del cielo. Vi parliamo da qua sotto perché fuori c'è una bufera di vento pazzesca e quindi una volta che saremo sotto la statua non si sentirà nulla. Comunque, il vento che veramente ormai ci perseguita da mesi. È una statua in acciaio alta ben 50 piedi, che sono circa quanti metri, Ale? 16 metri, in acciaio inossidabile, stainless steel. Eccoci che ci si può avvicinare proprio fino a toccarla. Una volta che si è arrivati sotto si vede proprio la grandezza pazzesca. Ci siamo lasciati in South Dakota e ci ritroviamo in Wisconsin. Col Cingon anche ste robe qua succedono, capito? Cioè, teletrasportati dal South Dakota al Wisconsin. Magari teletrasportati, abbiamo fatto 48 ore di trasferimento da 900 chilometri. Non vi abbiamo fatto vedere niente. Perché è stato palloso per noi, figuriamoci per farvelo vedere a voi. In mezzo al nebbione, alla pianurona, pioggia, vento, al misto neve, al vento tremendo, alla grandine che ce l'ha fatta venire sotto, che dicevano che veniva grandine come grosse come palle da baseball. Va bene, ce lo siamo lasciati alle spalle. Dove siamo? Siamo sulla costa del lago Michigan, siamo quasi al confine con il Canada. Il primo paesino dove scendiamo oggi è questo di Sister Bay. È veramente un paese strettamente turistico, anche perché gli abitanti locali saranno poco più di 1 migliaio, ma la maggior parte sono villone pazzesche a bordo lago e locali, diciamo ristoranti, alberghi, tutti moderni, ma tutti in stile scandinavo. Gina, ti volevo dire che qui si drogano. Ok, si drogano di che cosa? C'era il cartello lì delle tariffe del noleggio di moto d'acqua e barchini, motoscafini, eccetera, eccetera. Una moto d'acqua, un giorno, $500 d'affitto. What? Se te lo dico io, ma di cosa si fanno sta gente qui, oh? Ma lasciamo il cingone qui, lo affittiamo. Vendo il cingon, compro una decina di moto d'acqua
Siamo sistemati. Sai che forever. business facciamo? Oh, fa un freddo e si pela, che si pela! Però, questa ride dietro, capito? Però bisogna uscire dal cingon per fare due passi per digerire l'insalatona che si è mangiata oggi. Via, andiamo a digerire, opla! Operativo come sempre, vieni! Ha già digerito. Così ha già digerito. Abbiamo tutto? Sierro? Sierra casa! Allora, ci siamo spostati da Sister Bay a Fish Creek, sempre sulla Door County Peninsula qua in Wisconsin. Siamo messi uno strato in più. Io mi sono cambiato il cappellino perché almeno con questo qui mi copre un po' di più, mi protegge un po' di più la pelata. Ci facciamo coraggio, andiamo a vedere il centro del paesiello nordico. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. Mi sembrano temperature da Livigno in gennaio invece che da America a fine aprile. My mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bella, eh? Ma in Italia c'è la Ford Bronco. Sembra il nome delle pastiglie per la gola. Bronco. A parte il colore infame. Time is gone and I grew up. I somehow made it through. E come ci ha confermato la nonnina del Visitor Center del Fish Creek, qui amici, se venite in vacanza, mi raccomando, comprate tutto prima, perché se vi scordate mezzo chilo di sale è capace a costarvi $50. E ha detto qui viene solo la gente con soldi. Quindi Cosa ci fate voi qui? eccoci va, chi Ha viene? detto, e voi con cosa siete? Cosa avete affittato? In quale villa siete? E gli ho detto io sono col cingon, ho detto. Non hai capito? Scusami, Time. Bruises they come and they go. Allora vi faccio vedere una cosa che se qualcuno la vuole me lo scrive nei commenti. Prima mi fa il bonifico e poi gliela porto in Italia. Guardate che carino sto porcellino. $1.499, ovviamente più tasse, cioè, quindi $1.500 più tasse. If you found a way out, come seek me